Ciao a tutti, benvenuti di nuovo nella mia cucina qui ad Amsterdam. A grande richiesta, oggi la ricetta voglio spiegarvela in italiano. But for English speakers, no worries, you can click on the subtitles icon here below and you will find the translation you need. Dunque, questa è una ricetta a cui io tengo moltissimo perché è quella che più di tutti mi ricorda la mia nonnina. Sono dei dolcetti che io mangiavo quando ero bambina, anche se vedrete che gli ingredienti forse non sono proprio adatti ai più piccoli. Ma allora nei mitici anni 80, insomma, io mangiavo delle gran pesche al vino e quando avevo tosse e raffreddore si curavano con un bel sorso di nocino. Ora vediamo quali sono questi ingredienti. Sono semplicissimi e non sono molti, come vedete. Abbiamo giusto 150 g di farina di mandorle, 150 g di zucchero, 70 g di cacao amaro, un bicchierino di liquore dolce e qui che cosa manca? L'avrete già capito, una bella tazzina di caffè che adesso andiamo a prendere. Ecco qui il nostro caffè, una bella tazzina. Ecco qui, ora è tutto pronto e possiamo procedere a preparare i nostri lampagiuoli di cioccolato. Forse non tutti sanno, a parte i pugliesi, i lampagiuoli è un vezzeggiativo per chiamare i lampascioni, che sono un prodotto appunto tipico della Puglia. Questo perché la forma ricorda i lampascioni, ma assolutamente non compaiono tra gli ingredienti. Quindi ora vedrete che in pochissimi passi e senza cottura otterremo dei dolcetti sfiziosissimi. Io li uso anche per fare dei piccoli regali, li metto in un vasetto carino o in un sacchettino e tutti ne vanno matti. Allora, basta mischiare la farina di mandorle allo zucchero. Ecco qui. Mischio un pochino con le mani e poi aggiungiamo il nostro cacao amaro e sempre con le mani vado a mescolare togliendo tutti i vari grumetti del cacao e ora aggiungo gli ingredienti umidi, ovvero la tazzina di caffè, e il liquore. Potete usare un passito, potete usare un marsala, potete usare del moscato o anche del rum se vi piace, ma ovviamente il contenuto d'alcol sarà maggiore. C'è a chi piace e a chi no. Quindi a questo punto vedete che si impasta tutto bene insieme e andiamo adesso a creare la forma tipica del lampascione, un pochino più piccolo e carino magari. Vi consiglio di tenere a portata una vaschettina d'acqua per tenere le mani imbagnate in modo che non vi rimanga tutto attaccato. Quindi mani bagnate, insomma umide, poi prendiamo un pezzettino di impasto, facciamo una piccola pallina e poi creiamo una forma tipo cappuccetto, così. La grandezza dovrebbe essere all'incirca questa della nostra pallina e poi andiamo a premere con le dita la punta per creare una sorta di cappuccetto. Eccolo qui, proprio come un piccolo lampascione. Una volta terminata l'operazione
dovremmo rotolarli in un poco di zucchero, così saranno più graziosi. Faccio qui ancora uno. Quindi prendiamo i nostri piccoli lampaggioli di cioccolato e li passiamo un pochettino nello zucchero così e li mettiamo sul nostro piatto, e una volta che saranno tutti pronti li potremo tenere in frigo per diversi giorni e mangiati freschi sono davvero una bomba. Eccoli qui pronti, ricetta super facile, ultra deliziosa, velocissima da fare, non vi resta che prepararla per le vostre amiche quando vengono a prendere il caffè o per i colleghi che vi adoreranno. E cosa dire, non dimenticate di lasciarmi un like e iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima ricetta! E io questo me lo mangio.